Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter tra le notizie che vengono riportate e gli articoli dei quotidiani di oggi, e si parla tanto del futuro, non soltanto dei nomi di mercato. Ecco, si fa il punto anche sulle trattative, su quelli che sono gli obiettivi di calciomercato dell'Inter, ma si parla anche degli investimenti di OH3 e del tipo di quali saranno, ecco, i diktat per la dirigenza. Naturalmente, poi si parla anche di Chivu, che ha portato a termine una stagione praticamente trionfale e che domenica, ecco, aspetta la parata, ecco, la grande festa a Milano. Prima di iniziare e quindi riepilogare le ultime, come al solito vi ricordo anche un like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare con due semplicissimi click. Iniziamo proprio, ecco, con la Gazzetta dello Sport che titola Inter pieno di felicità. Orgoglio H3, club sostenibile e gioia di vincere. La proprietà entusiasta prepara il budget per Chivu, tra investimenti e cessioni 150 milioni sul mercato. Ecco, naturalmente OH3 è un fondo ed è molto attento alla parte economica. È chiaro però che non passano inosservate le vittorie e quindi, per quanto il bilancio dell'Inter probabilmente sorriderà un pizzico in meno rispetto all'anno scorso, apprezzano comunque quando la squadra vince in campo e quindi si complimentano col lavoro fatto dal tecnico, dai calciatori, anche perché poi le vittorie comunque hanno un peso sul marchio Inter, sul brand, quindi è chiaro che comunque si riflettono anche sulla parte finanziaria. OH3 quindi sarebbe pronto comunque ad assicurare investimenti per rafforzare l'Inter. I 150 milioni ipotizzati dalla Gazzetta dello Sport sono naturalmente comprensivi delle cessioni. A proposito di questo, poi nei prossimi giorni andremo a fare anche una tabella di mercato, una possibile tabella di mercato, andando a valutare bene quali sono i costi, gli ingaggi, quindi quanto pesano a bilancio gli eventuali acquisti e le eventuali cessioni. Però insomma, ecco, la linea è quella: 150 milioni comprensivi delle diverse cessioni che l'Inter dovrà fare. C'è una novità rispetto allo scorso anno, che non è data dall'importo messo a disposizione, quanto dai diktat che avrà la dirigenza. Perché se lo scorso anno era chiaro che l'Inter doveva puntare a profili giovani, profili futuribili, profili che avessero, ecco, un costo limitato, oggi ci sarà un po' più margine di azione, oserei dire, sul mercato, non tanto per la parte economica quanto per il tipo di calciatori. Ecco, H3 darà l'ok anche a profili un tantino più esperti, e quindi la Gazzetta va a confermare quelle che sono state le parole di Marotta di qualche giorno fa, quando disse che l'Inter cercherà di creare un mix tra giovani italiani e calciatori più esperti, ed è quello il mix che poi assicura di ottenere dei risultati, perché anche i calciatori giovani riescono a crescere, riescono ad ottenere risultati, riescono ad essere valorizzati se accanto hanno dei campioni. Se in allenamento magari ogni giorno vanno a sfidare dei calciatori, non dico dei campionissimi, quindi ma comunque calciatori più esperti, se in campo comunque sono affiancati da calciatori esperti, questo si riversa poi anche sulla crescita dei giovani. Proseguiamo anche con gli articoli di oggi e si legge appunto sulla Gazzetta dello Sport: la festa è pronta, coreografia e bus attesi in 300.000 per il doblete Inter, domenica a San Siro uno show prima del match e c'è l'idea di un allenamento speciale all'Arena. Quindi ovviamente adesso è il momento della festa che va a concludere la stagione, e domenica ci sarà appunto la grande festa col bus scoperto tra le strade di Milano. Passiamo al Corriere dello Sport e leggiamo: ne vuole uno per ruolo, ovviamente relativo a Christian Chivu. Colloqui continui con Chivu, spera di avere voce in capitolo tra le principali esigenze su Koné e Muaremovic. Il club è già attivo. Nico Paz, il sogno su cui investire. Dopo la doppia festa sarà subito tempo di programmare il mercato che verrà. In questo articolo il Corriere dello Sport parla di quelle che sono le priorità di Chivu. Ecco, si legge spera di essere ascoltato, in realtà le notizie vanno proprio in quella direzione, che l'allenatore avrà un peso sulle scelte di mercato, e il Corriere dello Sport riporta che Chivu avrebbe chiesto un calciatore per ruolo, quindi Muaremovic, Koné, Nico Paz i principali indiziati. Su Nico Paz ovviamente ci sono tante difficoltà, in primis il Real, cosa vorrà fare il nuovo allenatore del Real Madrid, e chiaramente poi ci sono delle difficoltà legate ai costi. Più semplice da raggiungere Muaremovic, Koné potrebbe essere il colpo a centrocampo, anche perché la Roma probabilmente lo sacrificherà
in nome del fair play finanziario. In realtà però da quello che si legge stamattina a centrocampo la priorità potrebbe averla Curtis Jones, secondo me principalmente per un motivo di costi. Con Eva a costare 40-45 milioni, Curtis Jones ne costerebbe decisamente di meno, anche perché poi andrebbe in scadenza nel 2027, non vuole rinnovare con Liverpool. E c'è poi l'aspetto tecnico da valutare. È vero che Coney porta quella fisicità, quei muscoli che mancano al centrocampo dell'Inter. Curtis Jones però è un centrocampista più completo e soprattutto non è da sottovalutare. Molto spesso i calciatori che arrivano dalla Premier League sono abituati a dei ritmi e a delle intensità diverse che in Italia possono fare una differenza enorme. Quindi occhio a questo nome di Curtis Jones, che poi va anche un po' nella direzione di un Chivu, e dopo andremo a leggere anche un altro articolo, di un Chivu che vuole, ecco, dei calciatori polivalenti, quindi che non facciano un solo ruolo, che non abbiano una sola funzionalità, ed è, ecco, Curtis Jones si sposerebbe alla perfezione con questa idea. Proseguiamo negli articoli e si legge sul Corriere dello Sport: Pepo ci mette la faccia verso la promozione. Articolo che va un po', ecco, di pari passo con quanto riporta Tutto Sport. Pepo così si è preso l'Inter, idea Provedel come vice. In passato l'Inter aveva pensato a Musso, che a Madrid però si è imposto. Chiaramente, ecco, Pepo Martinez sta scalando le gerarchie ed oggi sembra che abbia buone probabilità di rimanere all'Inter e di essere il titolare del prossimo anno. A questo punto però, con un Sommer in uscita che difficilmente rinnoverà a cifre più basse, anche perché comunque con lo stesso ingaggio non avrebbe senso tenere un secondo portiere con un ingaggio pesante, è chiaro che l'Inter dovrà andare a cercare un secondo. Filip Stankovic è un po' il nome che piacerebbe a tutti, perché è un cognome che insomma si lega con la nostra storia, perché è un portiere giovane, perché potrebbe essere un portiere anche valido per il futuro. Ciò che riporta Tutto Sport però è che l'Inter vorrebbe un secondo più affidabile, quindi nel caso in cui, ecco, per esempio Martinez dovesse mancare qualche partita, si può avere, ecco, un secondo di esperienza. E l'esperienza, secondo Tutto Sport, potrebbe essere data da Provedel, che va in scadenza nel 2027 e che alla Lazio potrebbe essere chiuso, perché la Lazio importa anche Motta e Mandas, che tornerà dal prestito. Quindi è però una situazione particolare quella di Provedel, perché è vero, ma in scadenza, è vero, potrebbe essere un esubero, però con la Lazio è sempre difficile trattare, quindi nel momento in cui la Lazio dovesse chiedere per esempio 10 milioni, non avrebbe senso investire 10 milioni per esempio per un secondo portiere. E allora a quel punto potrebbe avere anche un perché la scelta Filip Stankovic. In che senso? È vero che se prendiamo un portiere giovane e lo teniamo come secondo, non si fa il bene né del portiere né dell'Inter. Però Filip Stankovic rappresenta diversi vantaggi come operazione. In primis bisognerebbe dargli comunque delle chance, anche perché nel momento in cui Josep Martinez non dovesse convincere, ci sarebbe comunque uno Stankovic che potrebbe essere in rampa di lancio. Le chance da dargli ovviamente sono in Coppa e qualche presenza in campionato, in primis. Poi potrebbe rappresentare anche il portiere del futuro, se riuscisse, ecco, a convincere definitivamente. E soprattutto c'è un altro aspetto: l'Inter detiene il 50% sulla futura rivendita. Quindi nel momento in cui per esempio il Venezia valuta Stankovic 9-10 milioni, all'Inter costerebbe praticamente tra i 4 e i 5 milioni. Oggi può avere questa valutazione, magari tra un anno, con una grandissima stagione, con un club magari interessato, la valutazione potrebbe anche schizzare. Quindi vediamo che a volte non è difficile che si passi facilmente a 25-30 milioni, e a quel punto è vero che si detiene il 50% sulla rivendita, ma costerebbe comunque, per dire, 12-15 milioni. Quindi se l'idea è quella di riportarlo a casa, potrebbe essere una scelta, e poi magari, perché no, dare spazio anche ad una competizione tra i due portieri, in modo da tenere anche sempre sul pezzo Josep Martinez, che già quest'anno comunque ha dimostrato che riesce a mantenere, ecco, a reggere la pressione, riesce, ecco, anche a fare delle buone prestazioni quando è chiamato a dare tutto per cercare di tenersi, ecco, il posto all'Inter. Quindi anche questa potrebbe essere una soluzione che però tende un po' a scartare Tutto Sport. Proseguiamo con l'altro articolo, leggiamo: Chivu ci mette la firma, rinnovo più aumento, si legherà all'Inter fino al 2028 a 3 milioni, stagione da 10 all'ode. L'ultimo obiettivo, aiutare Lautaro ad arrivare a 20 gol in Serie A. Direi proprio obiettivo, dal mio punto di vista, anche superfluo, potrebbe anche fermarsi, nulla toglierebbe alla stagione di Lautaro. Mouaremovic Solé, doppio sì, ma dipende da Bastoni.
Operazioni, quelle con Sassuolo e Udinese, simili anche nelle cifre. L'Inter ha in mano i 2 difensori centrali, ma se all'italiano resta ne arriverà soltanto uno. In realtà io non sono così convinto che ne arriverà soltanto uno. Le operazioni che riporta Tuttosport sarebbero entrambe con un costo complessivo di circa 25 milioni. Col Sassuolo ci sono comunque dei buoni rapporti e quindi l'Inter potrebbe anche imbastire una formula magari con prestito, con obbligo di riscatto, magari con un obbligo a condizioni quasi scontate, in modo che poi va a pesare sul bilancio del prossimo anno, e potrebbe inserire un giovane. Si è parlato di Mosconi al Sassuolo. Un po' la situazione è simile anche per Solé, che l'Udinese valuta tra i 25 e i 30 milioni. In questi giorni si è parlato anche della possibilità di inserire Massolen nell'affare con l'Udinese. Massolen che all'Inter non troverebbe comunque spazio, visto l'abbondanza di centrocampisti e la ricerca anche di un nuovo centrocampista, oltre al possibile ritorno di Stankovic. Insomma, sono operazioni simili, perché secondo me non ne arriverà soltanto uno, nonostante l'eventuale permanenza di Bastoni. L'Inter in questo momento ha 3 centrali, Bissek, Akanji e Bastoni, 3 difensori. Dopodiché c'è Acerbi che parte, Darmian che parte, ovviamente entrambi svincolati. De Vrij al momento non ha rinnovato, quindi c'è ancora un punto interrogativo, ma se parte De Vrij, i difensori poi ne serviranno 2, perché Carlos Augusto non può continuare ad essere utilizzato nel doppio ruolo. Carlos Augusto può essere tranquillamente utilizzato da vice Di Marco, ammesso che rimanga, che mi auguro che rimanga, e abbiamo quantomeno 5 difensori, in modo che poi a quel punto Solé e Muaremovic tra l'altro si adattano. Muaremovic secondo me anche da centrale o sulla sinistra, sul centro-sinistra. Solé secondo me può essere vice Bastoni o vice Bissek, però insomma comunque è una difesa più completa. Prendere un solo difensore significherebbe, ecco, probabilmente rischiare di trovarsi un po' a corto, quindi secondo me l'Inter ragiona sul doppio colpo in difesa, non su un solo difensore. Andiamo anche a concludere con l'ultimo articolo interessante di Tuttosport, e si legge: sta creando un Inter di giocatori universali. Ovviamente ci si riferisce sempre a Chivu, con il primo obiettivo a centrocampo più il sogno Paz, da Sušić e Diouf fino ad Akanji, Bissek e Zielinski utilizzati in più ruoli, ecco i nuovi senatori. E qui torniamo proprio al discorso che facevo precedentemente su Curtis Jones. È un Chivu che sta andando verso una direzione sempre più europea in questo senso. Calciatori polivalenti in campo, calciatori che svolgono più funzionalità e che possono anche scambiarsi nei ruoli. Prendiamo Sušić, è arrivato come una mezzala, sempre utilizzato da mezzala. Nelle ultime 2 partite ha fatto anche il regista, o meglio in campionato l'ha fatto per l'intera partita, in Coppa per 40 minuti. Poi Chivu ha invertito nuovamente Sušić e Zielinski, perché Zielinski non trovava spazio tra le linee, però ecco, quello è un segnale importante. Ed è lo stesso per esempio che ha fatto con Akanji, che è arrivato per fare il terzo di difesa, poi è stato schierato stabilmente al centro, tra l'altro anche con una buona stagione. Io personalmente non stravedo per Akanji in quella posizione, perché non lo vedo un difensore che guida la linea difensiva, e soprattutto non sempre alla concentrazione massima per 90 minuti. Questo ha portato a qualche errorino, però comunque ha fatto un'ottima stagione in quella posizione. Se prendiamo Diouf, arriva da mezzala, non rende da mezzala, lo sta collocando sulla fascia, e chissà che non riesca a renderlo effettivamente un quinto. Oppure potrebbe essere utile nel momento in cui l'Inter dovesse giocare con un 3-4-2-1, e quindi magari in una posizione leggermente più avanzata, con meno compiti in fase di non possesso. È lo stesso Zielinski per esempio, agisce da mezzale, agisce da regista. Ecco, è un Chivu che sta cercando calciatori polivalenti. Allora in questo senso, più che Koné, che è un ottimo centrocampista, però insomma è quel centrocampista fisico, non gli si può chiedere di fare tanti lavori. Ecco che c'è Curtis Jones, che può giocare, ha giocato in un centrocampo a 2, può fare la mezzala, è un centrocampista che fisicamente è strutturato, bravo ad inserirsi, può incidere anche in zona gol, e addirittura potrebbe anche giocare leggermente più avanzato rispetto agli altri. Qui torniamo a quella che fu un po' l'idea iniziale di Chivu nel mondiale per club, quando vedevamo, come detto in più occasioni, un centrocampo comunque con 3 centrali, ma 2, la mezzala destra e il regista, rimanevano un po' più arretrati, la mezzala sinistra era molto vicina agli attaccanti. Anche questo potremmo rivedere. Quindi secondo me Curtis Jones va più in quella direzione, addirittura più di Koné, che comunque è un nome che ovviamente a me piace.
E comunque la sensazione, ecco, per chiudere un po' il cerchio delle ultime notizie, che stia per nascere un Inter, secondo me, più forte, un Inter che il prossimo anno potrà puntare a fare qualche turno in più in Champions, sarà un po' la base. Ecco, Marotta ha parlato come un puntino in un'ottima stagione. Chiaro che l'Inter può avere come obiettivo anche i quarti di finale, secondo me. Oltre significa andare al di là delle aspettative, però i quarti di finale possono essere un obiettivo e secondo me il mercato può andare in quella direzione perché si stanno cercando calciatori che possono adattarsi a più modi di giocare, quindi anche lo stesso Muaremovic e Solé sono calciatori che possono giocare nella difesa a 3 ma anche a 4 possono tranquillamente giocare. A centrocampo, come detto, abbiamo parlato di Curtis Jones, lo stesso Stankovic ha giocato in un centrocampo a 2 ma può fare la mezzala che è pronto ad inserirsi, pronto a spingere e ad incidere in zona gol. E a quel punto forse l'unica caratteristica che manca all'Inter sarebbe un trequartista o attaccante che salti l'uomo, insomma che dia imprevedibilità. Però questo secondo me dipende molto dal sistema di gioco, perché se si continua col 3-5-2 difficile trovare quel tipo di calciatore. Ecco, si può puntare al massimo ad un calciatore come Diaby, che può sì essere schierato da quinto, ma un quinto molto atipico, e però ecco da utilizzare magari solo in casi particolari. Chiaro che invece se si dovesse riuscire a concludere il colpo Nico Paz, che per me io credo che non verrà, poi spero di sbagliarmi, a quel punto bisognerà rivedere tutto l'assetto tattico, perché certo prendere Nico Paz e metterlo a fare la mezzala non dico che non sarebbe possibile, perché è un po' ciò che fece anche Luis Alberto con la Lazio di Simone Inzaghi, arretrare il suo raggio d'azione. Però chiaramente se vado a spendere 50 milioni o forse anche qualcuno in più, poi vedremo, per un calciatore come Nico Pazza lo devo mettere nelle condizioni migliori, lo devo mettere a ridosso dell'area di rigore, lo devo mettere nel suo ruolo ideale. Significherebbe cambiare il sistema di gioco e significherebbe anche spendere una buona parte del gruzzoletto per il mercato. Non credo che si vada in quella direzione, credo che si continuerà col 3-5-2, magari investendo su calciatori funzionali e forse solo eventualmente valutando qualcuno che possa permettere con una variazione al sistema di gioco in qualche partita particolare o a stagione in corso. Aspetto, o a partita in corso naturalmente. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sugli ultimi nomi, sugli eventuali investimenti di OH3. Cosa fareste anche col secondo portiere? Chi andreste a cercare? Perché poi questo è un altro bel punto di domanda. Se Martinez sta un po' mettendo tutti d'accordo, chiaramente adesso andrà cercato un secondo affidabile e questo può essere uno dei tanti motivi su cui confrontarci. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.